Allora, buonasera, bellezza. Bellezza, io provo a ragionare intorno al sostantivo. Bellezza è sicuramente Naomi Campbell e bellezza è Claudia Schiffer, che sono i riferimenti dei boomer come me. Bello è Johnny Depp in Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi. Io non rifuggo la bellezza, è più lei che rifugge me, ma io non sono timido. Anzi, io sono così a mio agio con la bellezza perché ci convivo da tutta una vita. Questo non è vero, però la frase mi piaceva così tanto che alla fine ho deciso di tenerla. Tra l'altro stamani, lo sapete, io sono andato a fare qui nel vostro paese di Putignano, sono andato a tagliarmi i capelli da Domenico Santoro, dall'istituzione proprio, dal re del paese. A proposito di cose belle, ecco, Domenico è sicuramente una cosa parecchio bella, tanto non costa nulla usare l'aggettivo qualificativo quanto si vuole, perciò lui è proprio un uomo figa. Ecco, per me figa, ad esempio, è l'opposto dell'idea che ho io di una cosa bella. Bello, bellezza, gli aggettivi qualificativi più abusati nelle nostre miserie quotidiane, ad esempio per lasciarli solamente riferiti alla bellezza fisica, che però, secondo me, c'è. Cioè non è che non esista, non ci sia. Figli e figlie, belle, belli, saranno facilitati nella carriera lavorativa e nelle relazioni sociali, finanche nelle amicizie e nel sorriso più o meno sincero di un barista o di una commessa. Questo è terribile. Per me sì. Cioè è una roba che mi scarnifica un pezzo di me. Però provando a dirlo e a fotografarlo questa sera insieme a voi mi serve anche per oggettivizzarlo e così iniziare a mettere la mano in tasca per tirare fuori l'immagine e bruciarla. L'immagine che però esiste. Ora non mi venite a dire che non è reale la bellezza, che è la questione invece più reale del mondo, che magari se ne va via veloce, anche se su questo Alain Delon non sarebbe d'accordo. Quando mi hanno detto che il tema sarebbe stata la bellezza, io ho fatto la prima cosa che non dovremmo mai fare, cioè sono andato su Google e ho cercato una definizione. E Google dice che è la qualità capace di appagare l'animo attraverso i sensi. È una palla ed è una bugia, perché la bellezza non appaga niente, la bellezza non è un atto masturbatorio, ma è di vita. Su masturbazione ride sempre qualcuno, no? È bellissimo. La bellezza è capace di moltiplicare la vita. Le questioni belle sconquassano, creano casini nella banalità. La bellezza riesce a far maturare i frutti e a farti godere nel mangiarne. La bellezza non è la foto, è l'atto. E l'atto è sempre movimento e non appaga. Ne chiama altri, come le parole, la lingua e i racconti. Buonasera a tutte e a tutti. Mi auguro che siate belli e che siate belle. Vi vedo solo parzialmente, ma quel poco che vedo mi piace e mi garba, come si dice dalle mie parti. Ora, ricordatevi che è solo grazie ai brutti che i belli acquisiscono un senso. Non scordatevi mai di ringraziare i brutti, perché la chiave del vostro successo ce l'hanno loro, che se un giorno sparissero, la vostra bellezza non vi sarebbe più riconosciuta. Ora, detto questo, capito questo, sorpassata anche l'età adolescenziale, io con la bellezza ho sempre avuto una specie di rapporto ambivalente. Cioè è lei, secondo me, che mi deve riconoscere e non è il contrario. Io non indosso una camicia dal matrimonio di un amico molti anni fa. Non indosso una giacca dal matrimonio di quello stesso amico tanti anni fa. Tra l'altro, se fate un paragone, fra tutti gli speaker sono quello vestito più di merda di tutti quanti. Ma va bene, mi piace, io mi muovo in questa maniera, sono attratto dalla bellezza che sta negli anfratti, negli angoli, nei caduti, nei penultimi e negli ultimi, nei fragili, nei vulnerabili, i calpestati, gli addolorati, i piegati, gli zoppi, gli impolverati. Perché a loro si dice soprattutto siate forti, ma loro lo sono già forti, e che chi lo dice non vede quanto sono belli, perché chi resiste è sempre bello, da impazzire e da impazzare. Gli strapasseri e le strapassere dell'anima, dei sentimenti sono loro e sono i più belli di tutti. E allora Scarlett Johansson come gli è? È bella, eh? Ma
bella soprattutto quando risponde ai giornalisti impertinenti in conferenza stampa, non so se l'avete mai vista, quando rimette al centro il lavoro di attrice e non i trucchi. Sono i giornalisti che ai colleghi uomini di lei di fronte le chiedono loro l'interpretazione dei personaggi, a lei invece fanno le domande sulla dieta o sui capelli o sul fidanzato, finanche sulle unghie. Non sono arrivate alle mestruazioni solo perché quelle sono innominabili in certi ambienti pubblici, ma non in questo, vero? Mestruazioni! Mestruazioni, sì! La bellezza è quella di chi piange per qualcosa che accade agli altri prima che a se stessi. Il dottor Volpi, che ho intervistato all'ospedale Maggiore di Parma durante il lockdown del 2020, in quello più duro, io ho fatto un giro fra gli ospedali del centro e del nord Italia, le terapie intensive, e lui piange perché diceva faccio 10 morti al giorno, e io gli chiedo ma non viene dopo un po' la scorza? Ma che scorza? E nel frattempo cercava il fazzoletto in tasca. Ed è bello perché non è l'esibizione di un dolore, ma è il racconto nonostante il dolore che lo avvolge. Volpi che a casa dormiva nel lettone insieme alla moglie, ma tutto da un lato, rattrappito e dandole la schiena. E diceva è 30 giorni e non tocco un corpo caldo, perché aveva paura di infettare la moglie. E diceva l'unico corpo caldo che tocco è quello del mio chihuahua, perché non gli posso dire nulla e mi salta sulle ginocchia. E allora c'era questo vecchio che ci mimava l'atto dell'accarezzare questo chihuahua invisibile di fronte a me in ospedale. Vecchio è un'altra parola bella, il vecchio del villaggio e delle città, i saggi, altro che anziani. Certe parole sono educazione alla distanza, che ha lo zaino zeppo di parole e di bellezza è invece, secondo me, un grande vecchio, vecchia. Io mi sono innamorato di questa parola al femminile. Ora, non tutte le vecchie sono belle, ma quelle che ho incontrato a Chernobyl sì. Eccola lì una. I mariti erano morti per alcolismo, il governo aveva detto se bevete diventate immuni alle radiazioni. E le donne non ci avevano creduto e i mariti sì. Oggi quelle donne sono vecchie e quanto sono belle e distanti dall'esibizione scenografica del dolore, mentre in questo caso mi stava per offrire delle patate coltivate in quella terra contaminata dove lei viveva. E poi i ciechi, secondo me sono bellissimi, quelli che giocano a calcio. L'ho incontrato alle Paralimpiadi di Londra. Avete idea dei ciechi che giocano a calcio? Ma come fanno? Si scontrano meno dei vedenti. In questo non lo so come facciano. Stanno poi addirittura con una benda sugli occhi per essere sicuri che proprio non possano vedere nemmeno una piccola luce. Fanno i dribbling. E sono ciechi davvero, comunque, non per finta, non è un fatto di pensione. E allora belle sono secondo me queste cose piccole, le quotidiane costruzioni, che resistere ha un senso presente ma lo acquisisce soprattutto se il verbo lo mettiamo al futuro e suona appunto, e non per caso, come costruire. Bella è mia nonna Elsa, che è una disobbediente e non appare nemmeno qui. Eccola qui, bella. Lo vedete ma è veloce, non sono venute nemmeno le mani, continuavo a muoverle più di me. Mia nonna Elsa mi raccontava il petting con mio nonno, da cui nacque mio zio, il fratello maggiore del mio babbo. Che quel racconto di mia nonna Elsa era il suo modo per mettermi in guardia. Ero piccino, ma era anche il suo modo per dirmi che con la guardia abbassata ogni tanto nascono le cose più belle. Comunque, Saverio, petting, ma allora il tuo nonno secondo me gli andavo troppo vicino perché tu vedrai sono rimasta incinta. Ora, siccome era comunque un tempo di pregiudizi, come è anche oggi, ma prima ancora di più, poi si sono dovuti sposare in fretta e furia, ma comunque 2 mesi li ci sono voluti, perciò 9 meno 2 fa 7 e mio zio Marco era nato, dicevano, settimino. E le comari del paese, però ignoranti, andavano lì e gli facevano «Ma che bel bambino, è grande, non sembra proprio di 7 mesi». E la mia nonna diceva «Infatti non è di 7 mesi». Quanto era bella mia nonna che mi raccontava queste cose, e io ero piccolino, non ero un gigante, soprattutto quando sentivo lei parlare di petting io sparivo. Ma nelle cose piccoline ci stanno anche le storie grandi, è il segreto dei piccoli e del fare spazio.
E questo, secondo me, ha molto a che fare con il bello. Le cose piccole che fanno spazio. Loro sono Andrei e Tatiana. Sono state deportate al campo di concentramento di Auschwitz all'età di 6 e di 4 anni. E in questo caso dice, dov'è la bellezza? La bellezza è anche quella sottratta, quella che non c'è, quella che si nota per la sua assenza. Ora, pensate al campo di concentramento di Auschwitz e capirete perché la bellezza è importante. Perché senza appare Birkenau. Andrei e Tatiana, più di ogni altra persona, mi hanno fatto capire come certe parole siano belle anche se raccontano cose brutte, perché servono per farti appiccicare addosso le cose brutte perché tu non le scordi e gli altri non le ripetano. La bellezza sta nel racconto che queste due sorelle hanno continuato a fare negli anni. Io andai con loro al campo di sterminio di Auschwitz e in questo caso eravamo in albergo. Ero io nella loro camera d'albergo e Tatiana che dice ma mica ci riprendi i piedi, vero? Perché abbiamo le pantofole. Ah, vabbè, ma se ce le riprendi tanto è uguale, no? E guarda Andrea le dice di sì. Andrea e Tatiana, che sono due nonne in fondo, e anche per principio. E allora le loro parole, quelle capaci di restarti addosso, barbecue, detto con mezzo tono superiore da Tatiana, che tutte le volte che sento l'odore di carne bruciata sul barbecue ricordo l'odore dei corpi che usciva dai camini di Auschwitz. Mi dice 12 secondi prima di scattare in questa immagine. Oppure un'altra parola, completamente diversa, emorroidi. Ora loro erano già grandi e libere, però Tatiana si chiuse in bagno e non voleva più uscire perché il medico aveva il camice bianco, come quello del non dottore Mengel, quello che si portò via anche il loro cuginetto Sergio. Lo sapete come fece? Mandò una delle guardie naziste e dissero chi è che vuole incontrare la sua mamma? E allora Sergio fece un passo avanti e fu l'ultima volta che videro il loro cugino. E allora emorroidi, bianco. Belle sono invece le more raccolte a Srebrenica fra popoli che cercano di trovare una strada comune. I murales delle truppe dell'ONU con le donne violentate, no, ho visto anche quelli, ma quelli non hanno proprio niente di bello, se non la possibilità di poter raccontare e denunciare come un'ossessione in qualsiasi ritrovo trovi pubblico. È la denuncia la bellezza, il ricordo di ciò che è stato perché mai più accada. Bello è il capretto nel piatto che mi hanno offerto dal campo Rom, quello sta a 200 metri da casa mia, che a me non piace neanche il capretto, figuratevi quello cotto intorno a una specie di palo rubato da un cartello stradale lasciato solo e girato sul fuoco fatto di legna e di plastica, soprattutto di plastica in quel caso. Un invito a cena che non potevo rifiutare, cioè l'avrei potuto rifiutare ma che l'avrei rifiutato a fare. E poi quando balliamo, a un certo punto di quella serata, io sgraziatissimo in quella piccola roulotte, che era diventata una casa per 4 più un ospite, in quel caso io. Bellezza per me è anche riuscire a smascherare certi revisionismi, certi fascisti, certi pezzi di merda, e scusate la ripetizione, ma non la parolaccia. Bello è il marito che dal cellulare mette le musiche abruzzesi e poi poggia il cellulare sulla testiera del letto per provare a ballare con la moglie. La moglie è in coma da 15 anni e lui tutti i giorni l'andava a trovare prendendo il treno e io l'accompagnai. Lo faceva tutti i giorni, fuorché però la domenica, perché la domenica i figli non lavoravano e allora andavano con lui in auto. E allora ognuno ha un'idea diversa e differente, la mia ad esempio è molto diversa dalla sua rispetto al fine vita, ma quanta bellezza c'è in quel ballo con le mani, le prende e il cellulare con le musiche abruzzesi e loro ballavano quando anche lei poteva stare in piedi. Belli sono gli angoli, belli sono gli anfratti, i pertugi, certi particolari di poco conto. Le ritrose all'azione selvaggia del pettine sono belle, quelle che si sottraggono all'idea di qualcun altro che per dispetto le chiama ritrose e invece si stanno semplicemente facendo la vita loro. Le ritrose nella mia terra toscana sono anche quei capelli che quando ti svegli la mattina sono quel ciuffo e non riesci ad addomesticare, che ci butti su un fiotto d'acqua ma tanto giù non ci va e riesci ad abbassarlo solo tenendoci la mano, ma appena sposti la mano il ciuffo va per conto suo. Me l'ha ricordato stamane anche Domenico Santoro. Le ritrose sono l'idea che ognuno possa fare come vuole e prendere le direzioni che vuole.
e questo somiglia molto alla libertà, e la libertà è la cosa più bella che noi abbiamo. Belli sono i grazie. Grazie è davvero la parola più anticapitalista del nostro vocabolario, perché la si dice con grazia quando non abbiamo più niente da attenderci e quando i patti sono già stati rispettati. Non è un contratto, è la missione di aver ricevuto qualcosa e di voler rendere grazie a chi abbiamo di fronte. Per questo io questa sera, io ve lo dico con il cuore e con tutto l'affetto di cui sono capace. Grazie, siate benedetti dalla vita e moltiplicate le sue bellezze, che per sconfiggere le genti brutte, che quasi mai vengono dal mare, serve soprattutto allargare la prospettiva, prima che cambiarla, renderla più ampia, includendo perciò anche quelle degli altri. Genti di tutti i tempi, siate rivoluzionari, siate belli e siate belle. Grazie e buona serata.